Ciao amici del bosco, oggi il cinghiale non ci ha dato tregua e allora abbiamo deciso di andare a fare una caccia notturna per essere sicuri che non si ripresenti. Anche qua è stato rovesciato tutto però. Oddio santo, dovrei essere 2 centimetri. Va nel campo di là, fallo riprendere. Quindi dell'orrore proprio. Eccolo! No, oddio, ho visto l'ombra di più, no. Questi sono i danni della terza incursione del cinghiale. Ciao amici del bosco, torniamo a parlare di cinghiali perché questo è un problema molto sentito non soltanto da noi del bosco di Ogygia. Qui mi viene proprio da piangere perché questa è l'aiuola con le 300 cipolle, le altre volte per fortuna non l'aveva toccata, stavolta invece sì, l'ha percorsa da cima a fondo, le ha sradicate, le ha mangiate, ce ne sono ancora alcune in condizioni discrete, adesso il problema è tenerlo lontano nei prossimi giorni. Questa settimana avevamo in programma un video sui lavori del periodo semine e trapianti che nella seconda metà di luglio dobbiamo fare. Lo faremo più avanti perché abbiamo avuto un problema: ogni volta che venivamo all'orto per fare i lavori e registrare il video trovavamo i danni del cinghiale. Ormai tutte le zone dell'orto sono sue, qui ha distrutto i cetrioli che dovevano darci il secondo raccolto, se l'è presa anche con i porri che stavano benissimo e invece ne ha fatti fuori parecchi, una specie di trattore impazzito che entra dentro il campo e fa solo danni. Qui se l'è presa credo senza nessuno scopo alimentare, anche con tutte le piante che abbiamo nel vivaio da piantare prossimamente. Ecco qua, questa è la condizione. La settimana scorsa vi abbiamo raccontato i danni che ci aveva fatto il cinghiale, ci avete mandato tanti consigli e per qualche giorno siamo riusciti a tenerlo lontano. Poi purtroppo siamo tornati al bosco di Ogygia e abbiamo trovato dei danni peggiori della volta precedente. È andato nell'orto principale, l'ha percorso da cima e fondo su tutti i filari, ha rifatto danni sui fagioli, ha fatto grossi danni questa volta anche sulle cipolle, molte le abbiamo dovute già raccogliere, altre le abbiamo lasciate. Questa l'ha mangiata perché abbiamo la foglia e le pellicine che ha giustamente scartato. Che bella, comunque gli ha dato una dentata. Poi è andato anche nel filare delle cucurbitacee dove ci sono le 3 sorelle, ha fatto diversi danni, abbiamo visto danni sui cocomeri e sui meloni di cui non abbiamo ancora capito bene l'entità, cioè ci sono dei rami, dei tralci già distrutti, forse i frutti si salvano, non ne siamo sicuri. Siamo preoccupati per il mais perché ci è stato detto che appena sarà maturo il cinghiale su quello proprio punterà la sua attenzione. Non solo è venuto a banchettare un'altra volta nel nostro orto, ma l'ha scelto anche per il suo soggiorno diurno. Infatti quando siamo tornati all'orto qualche ora più tardi nel pomeriggio l'abbiamo trovato. Ho sentito un piccolo rumore ma mi ha insospettito e ho scoperto che sotto agli asparagi, e gli asparagi creano una siepe abbastanza coprente, c'era lui che stava dormendo. Vedo una massa scura lì sotto. No, un cinghiale. Allora continua a essere qui, abbiamo sentito muoversi, se gli tiriamo qualcosa addosso si sposta di pochi metri e si nasconde di nuovo. No, lui si sente a casa ormai. Noi che cercavamo di farlo allontanare, lui che non se ne voleva andare, all'inizio proprio non ci filava per niente, dopodiché l'abbiamo cominciato un po' a spaventare e ha cambiato posizione, abbiamo scoperto così i vari punti dove va a nascondersi all'interno dell'orto. Poi finalmente l'abbiamo visto entrare nella vigna che confina con noi, ma dopo poco l'abbiamo trovato che stava per rientrare. Ho visto. È qui di fronte a me, ora vieni di qua, va di là, va nel campo di là, camminando là. È grosso, eh? Sì. Allora, ecco il cinghiale. Guardate, sta in mezzo alla vigna, siamo a 3 filari dal bosco di Ogygia. Io sono dietro di lui, sto parlando e lui proprio non accelera neanche, sta solo aspettando che noi ce ne andiamo per poter rientrare. Alla fine l'abbiamo dovuto proprio inseguire nella vigna perché si allontanasse finalmente e siamo tornati anche di notte a controllare la situazione. Partiamo dallo stagno, un grande punto di attrazione dove il cinghiale va a bere e a fare il bagno. Non c'è. No, non c'è. Allora, questo è il boschetto che oggi ha attraversato e distrutto. Allora, qui abbiamo messo una pannocchia che è attraente per lui con del peperoncino però, ma non l'ha ancora toccata. Scusa, il rumore viene da là però. Di qua, Francio. Eccolo!
No, oddio, ho visto l'ombra, ti giuro. Non è... Sarà sicuramente un gatto, la notte ne vengono un sacco. Qui ci sono le luci di Natale, chissà se hanno qualche effetto contro il cinghiale. 400 euro con 5.000. Figlio vivo in mezzo a voi. Questa è la perfetta. Questa è Radio Maria, mi dicono che sia la migliore contro i cinghiali. Cari figli, vi prego nuovamente, come madre che vuol bene ai suoi figli. Ora torniamo nella vigna dove era scappato oggi pomeriggio, nel caso fosse nelle vicinanze, ci vede e si allontana di nuovo. Qui c'è l'altra pannocchia, anche questa non è stata toccata. Io non lo vedo sicuramente, ma lui vede noi nel caso. Per fortuna non è tornato di notte, non è tornato all'alba perché non abbiamo trovato altre tracce di sue incursioni. Noi stiamo mettendo da un po' di tempo e stiamo continuando diversi deterrenti per scoraggiare la sua presenza. Teniamo delle radio accese la notte perché senta delle voci umane. Abbiamo messo in vari punti del peperoncino che se dovesse andarla ad annusare gli darà fastidio. Abbiamo acceso delle luci, insomma cerchiamo di farci sentire, no? Far sentire che ci siamo e che quindi questo non è un posto tranquillo per soggiornare, per vivere. Grazie per tutti i consigli che ci avete dato per tenere lontani i cinghiali. Lo si può fare in modi diversi, agendo per esempio sull'olfatto dell'animale, quindi mettendo dei materiali che hanno degli odori intensi, fastidiosi o che ricordano la presenza dell'uomo per appunto renderli più diffidenti e allontanarli. Si può lavorare con le esche come ho fatto io, appunto mettendo qualcosa di attraente insieme al peperoncino in modo che il boccone sia particolarmente sgradevole. Si può lavorare anche con i suoni o addirittura mettendo una registrazione con suoni di predatori come degli ululati di lupi o suoni di spari per far pensare che ci siano dei cacciatori. Si può lavorare anche un po' con la luce, io ci ho provato anche se non ha funzionato visto insomma il risultato, almeno non ha funzionato a lungo, ovvero si possono mettere delle luci anche lampeggianti che possono sempre far pensare che ci sia qualcuno. I rimedi più efficaci sono naturalmente i recinti, anche se devono essere insomma belli forti, fatti bene. Si possono fare dei recinti con reti elettrosaldate, anche interrate possibilmente, o dei recinti elettrici. Io ho sempre avuto nel bosco di Ogygia una visione di apertura, non volevo chiudere e ho creato questo spazio mettendo delle siepi, del verde, non dei recinti. Adesso andrò ad intervenire. Il mio incontro con il cinghiale è stato abbastanza pacifico, è vero che non voleva andarsene ma non è stato assolutamente aggressivo, anzi ad un certo punto quel faccino sembrava anche simpatico quando stava nascosto sotto agli asparagi, ma i cinghiali non sono un animale così sicuro perché sono molto forti, molto pesanti e soprattutto le femmine quando hanno i cuccioli possono decidere di attaccarci se si sentono minacciati. I cinghiali provocano due problemi essenzialmente, un problema all'agricoltura che può essere il danno ad un orto domestico, ma molto spesso sono danni ingenti a campi coltivati e quindi grossi danni economici per gli agricoltori, e sono anche un problema di sicurezza. Pensiamo a tanti incidenti stradali che vengono provocati dall'attraversamento di un cinghiale o di una famiglia di cinghiali. In alcune regioni è più diffuso, in altre un po' meno. È un problema anche cittadino perché questi animali entrano in città e si cerca di trovare dei deterrenti o dei sistemi per contenere il numero dei cinghiali. L'abbattimento selettivo degli animali è qualcosa che fa molto discutere, sia per la sua efficacia e sia anche per la sua eticità. Parliamo dell'efficacia di questo metodo. C'è chi dice che non ne abbattiamo abbastanza, ma c'è un altro elemento importante da tenere presente. I cinghiali si autoregolano nella loro riproduzione. Quando ci sono dei capobranco, cioè il maschio dominante e la femmina dominante, questi attraverso proprio un lavoro ormonale contengono la riproduzione degli altri individui. Se questi vengono eliminati appunto perché magari c'è stata una caccia selettiva, a quel punto il resto del branco comincia a riprodursi più velocemente e più intensamente. Tutte le femmine rimarranno velocemente gravide e ci saranno molti più cuccioli, quindi a volte con questo intervento si ottiene l'effetto opposto. È un problema che va affrontato in maniera seria.
seria, molto più seria forse di come si sta facendo in questo momento, anche se non è un problema di facile soluzione. Ci sono tante persone che rinunciano proprio a coltivare non solo l'orto, ma anche agricoltori che sono costretti a rinunciare al loro lavoro proprio per la presenza di questi animali, e non ci pare che sia corretto abbandonare territorio, diciamo così. La presenza dell'uomo è importante in un territorio, come è importante lasciare dello spazio per gli animali selvatici. Troviamo il modo di avere una convivenza. Dovremo continuare ad affrontare il problema, siamo sicuri che lui è là dietro e che cercherà di tornare, ed è importante anche continuare ad approfondire come questo problema possa essere affrontato da tutti quanti. Quindi continuate a darci i vostri consigli, grazie per quelli che ci avete dato, grazie per la vostra attenzione, ci vediamo presto al prossimo video. Ciao! Abbiamo il pubblico. Che la radice sia bianca, che la zolla sia nera, che insieme siano couscous, che l'agrario dice il vero.